Ma perché il contesto attuale richiede una progettazione visibile e condivisa con gli studenti? La società attuale è da definita da molti come la società del frammento, come la società liquida, la società dell'innovazione, che troviamo anche all'interno dei contesti scolastici. La differenza che c'è tra tutti i vari studenti, ogni studente con proprie caratteristiche culturali, sociali, linguistiche e di abilità, ma anche ogni studente che porta un proprio bagaglio di conoscenze. Finché la situazione era univoca, il problema era possibile determinare meglio e all'esterno della scuola quale fosse il bene e il male. In un mondo lineare è più facile distinguere. E questo un po' corrisponde a quello che è il primo periodo della didattica negli anni 50-60 del secolo scorso. Era il tempo del comportamentismo, era il tempo in cui vi era una netta e chiara dipendenza dei mezzi dai fini, dei punti di riferimento generali da cui discendevano dei fini. Gli anni 80-90 del secolo scorso è il periodo del costruttivismo. È stata messa in discussione la presenza di un'ideologia di riferimento chiara. La conoscenza si costruiva in contesto e diventava fondamentale come costruire conoscenza. La epistemologia prevaleva sull'ontologia. Oggi siamo arrivati a una situazione ancora differente, che potremmo caratterizzare da un punto di vista teorico come l'interazionismo. Qual è la caratteristica fondamentale? La necessità, proprio per tutti i frammenti presenti, per le diversità presenti, di costruire in contesto dei significati. Dei significati però che devono essere coerenti con una conoscenza e con un sapere dato esterni al contesto, ma il significato è una responsabilità del soggetto che vive localmente in un dato contesto. Questa importanza del significato costruito in contesto, che è dovuto alla complessità del sistema, porta a due conseguenze. La prima conseguenza è che un tempo partivamo da teorie generali che definivano come operare nelle pratiche situate. È vero che anche le pratiche poi induttivamente producevano teorie, ma erano due mondi ben separati, il mondo delle teorie e il mondo delle pratiche. Le teorie erano generali, le pratiche situate. Oggi questa relazione salta. Al centro oggi abbiamo delle attività in cui convergono i frammenti di cui parlavamo prima, le diversità di cui parlavo prima, ed è nell'attività che ricorsivamente si riproduce conoscenza situata tramite processi di immersione e distanziamento, di immersione e di riflessione sull'azione. Questa attività produce sia concetti generali, un sapere sapiente che è dato e che è condiviso socialmente, ma anche dei significati situati, che sono delle aggregazioni tra conoscenze e esperienze che ogni soggetto fa, che ogni comunità fa. In questo senso sono situati. Sono narrazioni che mettono insieme i vari frammenti ed essendo molteplici frammenti, le narrazioni possono essere anch'esse molteplici. La seconda conseguenza è l'importanza che ha oggi il concetto di competenza. Se andiamo verso l'innovazione, è importante capire come oggi affrontiamo l'innovazione, come diamo delle risposte a problematiche nuove ed emergenti. La Comunità Europea ci ricorda che la competenza è l'interazione tra conoscenze, abilità e atteggiamenti. Non è dalla conoscenza che nasce l'atto. La competenza non è una conoscenza messa in atto, ma la competenza è qualcosa di nuovo, creato in contesto, che tiene conto di conoscenze, che mobilita conoscenza, abilità e tiene conto anche di atteggiamenti, della modalità con cui io leggo il contesto e mi muovo in esso. La competenza quindi si
articola, si evidenzia nel fare, nell'azione, nelle singole attività. Vediamo ora a livello didattico, educativo, quale progettazione per un contesto nella società del frammento e nella società fluida. Nella visione classica, il curriculum si articolava lungo una linea ben determinata, che era quella della disciplina. La struttura della disciplina era la struttura del curriculum ed era data a priori. Inoltre, ogni topic veniva articolato in sottotopic nel modulo, in sottotopic nella sessione, secondo una parcellizzazione lineare. Oggi questa struttura non è più valida. Non è più valida perché molti sono i fili che inizialmente vanno a concorrere nel curriculum. Essendo più fili non c'è più un'unica articolazione, un'unica struttura, un'unica successione possibile. E quindi occorre costruirla in contesto, una successione che articoli i vari fili presenti, costruire un significato che il percorso didattico deve avere. Quindi il curriculum è una costruzione di significato e non più solo l'articolazione di contenuti disciplinari già dati, non solo la messa in atto di una struttura già suggerita dalla disciplina stessa. Questi fili poi nell'attività vanno a intrecciarsi, la trama si sviluppa e le attività producono nuovo significato. Il curriculum quindi è da un lato l'esplicitazione dei fili rossi molteplici, ma anche di qual è quel significato che io in quel percorso intendo costruire. È come se stessi costruendo una tela. In questa tela, nel momento pratico dell'attività, e vado in un singolo nodo, a strutturare un singolo nodo. Occorre però che abbia chiaro qual è il disegno finale che voglio percorrere. E cos'è il curriculum? L'individuazione di quali sono i fili che servono, ma anche qual è l'idea del significato, l'idea del disegno che io voglio costruire in quel percorso stesso, che è un significato situato. Come il curriculum è necessario sia esplicito e condiviso, perché il significato situato non può essere dato e conosciuto solo in base alla struttura disciplinare, quindi esterno al percorso stesso, così anche l'attività oggi cambia il suo significato e va esplicitato questo nuovo significato. Un tempo attività, strategia erano gli atti che venivano eseguiti da docenti e studenti. Oggi sono cicli. Lorillard parla del ciclo di conoscenza, azione, feedback e revisione. Abbiamo quindi una granularità ampia e multimodale che tiene conto di conoscenze e di azioni. Di conoscenze ma anche di feedback dati dal docente in base al percorso stesso e di revisioni del percorso. L'attività quindi prende forma in base a diversi elementi, prende forma in base agli obiettivi, alle concezioni e alle esperienze degli studenti, ai feedback che vengono forniti in azioni, ma anche dalle revisioni che lo studente stesso in base ai feedback mette in atto per migliorare l'azione, ma anche per essere maggiormente consapevole del percorso che sta producendo. E tutto ciò produce un nuovo significato. È il ciclo che produce significato e quindi la granularità deve essere ampia. Questa visione dell'attività oggi come centrale, un'attività, ripeto, che ha una sua densità multimodale, è un elemento interessante anche perché costruisce un ponte fra il sapere implicito dei docenti e il sapere sapiente. Nel sapere sapiente molte teorie individuano nell'azione e nell'attività il fulcro intorno a cui gira la progettazione didattica, ma anche esaminando le progettazioni degli insegnanti, soprattutto le progettazioni grigie, quelle che sono costruite per propria comodità e utilità lavorativa e non date all'istituzione. Queste
Progettazioni rigide sono basate su attività. Quindi l'attività la troviamo sia nelle ricerche teoriche, sia nelle pratiche implicite di cui spesso non hanno estrema consapevolezza, ma sono anch'esse fortemente basate sulle azioni.